Dopo il crollo dell'impero ateniese, l'egemonia della città vincitrice, ovvero Sparta, si rivelò da subito, per le città greche passate ora sotto il giogo spartano, oppressiva tanto quanto quella ateniese. Come Atene, anche Sparta si dimostrò poco rispettosa verso l'autonomia delle poleis alleate, imponendo loro il proprio modello politico. Divenne infatti frequente l'instaurazione di governi di chiaro stampo oligarchico, le cosiddette decarchie, affidati a comitati di 10 membri di comprovata fedeltà nei confronti della città lacedemone e soprattutto presenziati da guarnigioni spartane, il cui mantenimento addirittura gravava sulle finanze della popolazione locale. Ispiratore di tale politica fu Lisandro, che, stando almeno alle testimonianze relative agli onori che molte città gli attribuirono, una delle quali fu Samo, che per Lisandro istituì addirittura un culto dedicato alla sua persona, dopo la vittoria su Atene si vantò di aver acquisito un prestigio e un potere personale che non sembravano avere eguali nel mondo greco. La sorte subita da Atene non fu poi così diversa da quella delle altre poleis. Nonostante il trattato di pace sottoscritto dalla città attica non prevedesse anche l'abolizione del regime democratico, con la sconfitta ateniese vennero a crearsi condizioni favorevoli per un cambiamento costituzionale, anzi un ulteriore cambiamento costituzionale dopo quello verificatosi nel 411 a.C. A prendere iniziativa, ancora una volta, furono gli esponenti dell'oligarchia cittadina, che potevano ora contare sull'appoggio di Lisandro. Gli oligarchici, capeggiati da Teramene e da Crizia, un aristocratico filo spartano, allievo del filosofo Socrate, esiliato per il suo coinvolgimento nel regime dei 400, riuscirono a realizzare ben presto e in maniera legale i loro progetti di sovversione politica. In un'assemblea del 404 a.C., svoltasi alla fine del mese di aprile, assemblea a cui partecipò anche Lisandro, il Demos approvò infatti, su proposta di Dracontide, l'istituzione di un'apposita commissione legislativa di 30 membri, con il compito di restaurare la Costituzione degli antenati. Da questo momento in poi tutto il potere venne interamente gestito dal nuovo organismo politico che di fatto assunse il governo della polis e per Atene cominciò così una fase piuttosto oscura. Rafforzati dalla massiccia presenza di una guarnigione spartana insediata sull'Acropoli, i 30 affossarono completamente la democrazia radicale di matrice periclea, restaurando le antiche competenze dell'Areopago, annullando il potere discrezionale dei tribunali e limitando i diritti politici a 3.000 cittadini scelti tra i loro sostenitori e, come ben evidenziato dalla denominazione 30 tiranni, con cui gli oligarchi sono indicati nelle fonti, il loro governo instaurò un regime brutale e arbitrario, caratterizzato dalla presenza e dall'applicazione sistematica della violenza ai danni degli avversari politici e di tutti coloro che, ateniesi o meteci, come l'oratore Lisia e il fratello Polemarco, fossero stati sospettati di nutrire simpatie democratiche, o peggio, fossero effettivi possidenti di ricchezze che in quanto tali facevano gola agli oligarchi. Con il termine meteci si indicavano solitamente i soggetti di condizione libera che risiedevano temporaneamente o stabilmente in una polis diversa da quella di origine, senza però detenere alcun diritto di cittadinanza. Riguardo la condizione dei meteci siamo ben informati nel caso di Atene, dove, alla mancanza dei diritti politici, si aggiunse anche una serie di obbligazioni che mettevano in risalto l'inferiorità del loro status a confronto dei cittadini effettivi. I meteci erano infatti tenuti a pagare un'imposta sulla persona,
il metoikion, e a prestare servizio militare in contingenti separati, dovendo altresì scegliersi un cittadino come patrono o prostates per poter essere rappresentati in giudizio qualora fosse necessario. Esclusi dal possesso di terra, che potevano tuttavia ottenere attraverso un'apposita concessione, e pertanto esclusi anche dal praticare l'agricoltura, i meteci erano particolarmente attivi nelle altre attività produttive e il loro ruolo, specie nel commercio e nell'artigianato, era di notevole rilievo per l'economia della polis. Indipendentemente dallo status di ateniesi o di meteci, in pochi mesi ben 1500 furono le vittime della violenza dei Trenta e a nulla valse la posizione ragionevole di Teramene, fautore di un'oligarchia moderata che non poteva d'altronde fare altro se non dissociarsi apertamente dagli eccessi dei suoi compagni di governo. Accusato a sua volta di tradimento da Crizia, forse la figura dominante e il più sanguinario tra gli oligarchi, Teramene fu radiato dalla lista dei 3.000 cittadini che godevano dei pieni diritti e dopo una carriera politica non limpida, con coraggio Teramene affrontò la pena capitale che illegalmente gli venne comminata. Ma la reazione alla brutalità dei Trenta non tardò a farsi sentire e provenne da un paese prima nemico, ovvero la Beozia, dove forti furono i risentimenti suscitati dalla politica spartana, politica dalla città avviata dopo la vittoria, e dalla Beozia presero infatti le mosse della resistenza ateniese. Sotto la guida di Trasibulo, un leader democratico distintosi come stratego nella guerra ionica, un piccolo gruppo di esuli rifugiati presso Tebe, nell'autunno del 404 a.C., occuparono la fortezza di File al confine tra Attica e Beozia e da lì intrapresero una coraggiosa lotta contro l'oligarchia dei Trenta. Nella primavera del 403 a.C., Trasibulo, le cui milizie nel frattempo si erano notevolmente ingrossate, sferrò l'attacco decisivo. Una volta preso il Pireo, Trasibulo affrontò il nemico in uno scontro armato presso la collina di Munichia, scontro nel corso del quale, nonostante la superiorità numerica e di armamento dei Trenta, gli stessi subirono una pesante sconfitta e Crizia morì addirittura sul campo di battaglia. Il dispotico regime da Crizia instaurato non sopravvisse al suo leader e dunque, deposti e costretti a fuggire ad Eleusi, i 30 tiranni furono sostituiti da un nuovo comitato oligarchico di 10 membri dotati di pieni poteri. Per i democratici di Trasibulo le difficoltà non erano ancora finite. Il nuovo governo chiamò in aiuto Lisandro, che postosi alla testa di un grosso esercito si stanziò presso Eleusi, laddove la flotta spartana bloccò il Pireo. A risolvere la situazione intervennero i dissensi interni che si manifestarono proprio in campo spartano. Preoccupato della crescente influenza di Lisandro, di cui non condivideva la politica imperialista nei confronti delle città greche, il re Pausania II giunse in Attica insieme ad altre milizie arruolate nel Peloponneso e anziché intensificare la lotta contro le forze di Trasibulo, avviò trattative segrete con lo stesso, al fine di convincere le parti in conflitto a trovare una pacifica soluzione. Nell'ottobre del 403 a.C. si raggiunse l'agognato compromesso che pose fine alla guerra civile e in cambio dell'impegno a mantenere l'alleanza con Sparta e a concedere l'amnistia agli ateniesi compromessi con l'oligarchia, fatta eccezione per i 30 e per i membri del Comitato dei 10, Trasibulo e i suoi uomini potevano far ritorno ad Atene e restaurare la democrazia. L'accordo prevedeva altresì il riconoscimento di uno Stato attico indipendente con sede a Eleusi, divenuto rifugio di tutti quanti coloro che non intendevano accettare la riconciliazione e che solo più tardi
a cavallo di 401-400 a.C., tornerà a far parte della polis ateniese. Per gli ateniesi fu questo il momento di ricostruire il loro assetto istituzionale. La democrazia che venne restaurata però lo fu solo nella forma, giacché sostanzialmente essa si può considerare identica al regime della fase precedente, anche se con qualche significativa differenza. Dopo 2 colpi di stato degli oligarchi, avvenuti in maniera formalmente legale, si sentì allora l'esigenza di un controllo più efficace sui meccanismi legislativi e laddove all'Assemblea rimase la facoltà di emanare dei decreti, ovvero provvedimenti di portata limitata e contingente, come ad esempio un trattato di pace o la concessione della cittadinanza a persone straniere, l'approvazione di leggi vere e proprie, i nomoi, ossia norme generali e permanenti, venne affidata ad appositi collegi di legislatori, noti con il nome di nomoteti, e formati da giudici dell'Elea estratti a sorte e istituiti ogni volta che l'Assemblea lo riteneva opportuno. Non venne comunque intaccato il sistema delle paghe pubbliche creato da Pericle e anzi, al fine di incentivare la partecipazione dei cittadini, su proposta di Agirrio venne poi introdotto un mistos specifico anche per le riunioni dell'Assemblea e tale misura, a giudicare dall'ampliamento dell'auditorium della Pnice, risalente proprio a questo periodo, sembra dimostrare di aver ottenuto l'effetto desiderato. Tuttavia, malgrado la riappacificazione e l'amnistia, i risentimenti provocati dalla recente esperienza oligarchica non sembravano essere stati messi a tacere definitivamente. Ne fece le spese un personaggio che al regime dei 30 era sempre stato estraneo, il filosofo Socrate, che malvisto da una parte consistente dell'opinione pubblica per le sue critiche ai valori tradizionali e al sistema democratico, nonché per i rapporti avuti con Crizia e con gli altri esponenti dell'oligarchia, cadde vittima di tale clima di tensione e di rancore dominante ad Atene. Per iniziativa di Anito, un influente politico già seguace di Teramene, unitosi poi ai democratici di Trasibulo, nel 399 a.C., Socrate venne portato in giudizio con l'accusa infondata di corrompere la gioventù e di oltraggiare gli dei patri. Condannato alla pena capitale, Socrate non prese neanche in considerazione la possibilità di fuga offertagli dai suoi discepoli e, convinto della necessità di rispettare in ogni caso le leggi dello Stato, andò incontro, in un atteggiamento di totale serenità, al suo ingiusto destino.